Salve a tutti, oggi parleremo di controllers e modifiers. Quindi per prima cosa andiamo a vedere cosa sono questi modifiers e questi controllers. Se ci avete fatto caso nell'editor sotto molti parametri troviamo questo pallino arancione giallo. A tutti i parametri dove è presente questo pallino è possibile collegare un modifier, appunto. Cliccando col tasto destro sulla manopola comparirà questa finestra che è appunto quella del modifier. Modifier in italiano si traduce come modificatore e questo già ci fa capire che questa funzione ci consente di andare a modificare un parametro e farlo controllare appunto da un controller interno o esterno alla macchina. Quindi per prima cosa dobbiamo andare a selezionare quale controller controllerà appunto il parametro e lo facciamo attraverso questo selettore source, cioè sorgente. Ad esempio, se vogliamo farlo controllare ad un pedale di espressione, andiamo a selezionare pedal 1, 2 o 3 se il pedale è collegato direttamente alla macchina, FC1, 2, pedal 1, 2, 3 eccetera se invece è collegato ad una pedaliera FC6 o FC12, ma io preferisco usare external 1 e dopo vi spiegherò perché e come si assegna il pedale di espressione a questo external controller. Una volta selezionato possiamo andare a scegliere se questo controller controllerà il parametro per tutti i canali del blocco o soltanto per uno. Tramite PC Reset possiamo scegliere se quando viene caricato un preset quel particolare parametro sarà impostato al valore che abbiamo salvato col preset o se invece leggerà direttamente il valore corrispondente alla posizione del pedale di espressione, o meglio del controller. Cioè impostandolo su on avremo appunto inizialmente il valore salvato col preset, se invece lo impostiamo su off, già appena carichiamo il preset il valore del parametro corrisponderà alla posizione del pedale. Poi attraverso il parameter range possiamo andare a scegliere il range di operazione del controller, appunto, cioè scegliere il valore minimo e massimo che raggiungerà il parametro, cioè di default è impostato appunto dal minimo del parametro al massimo. Se invece vogliamo operare in un range limitato basta andare ad alzare il minimo e abbassare il massimo. In questo modo, come vedete, quando muovo il pedale il parametro andrà soltanto dai valori che è impostato come minimo a massimo, cioè da 4,58 a 5,23 anziché da 0 a 10. Poi update rate è semplicemente la frequenza con cui viene letta la posizione del pedale di espressione, cioè impostandolo su fast lo leggerà più volte nello stesso lasso di tempo e questo fa sì che il movimento sia più preciso. In realtà con un pedale di espressione non si nota la differenza, si nota però quando si usano controller che hanno movimenti più veloci, ad esempio un LFO settato a frequenze abbastanza alte, perché in quel caso se è impostato su slow magari sentiremo degli scalini o dei rumori mentre il controller si muove tra virgolette, mentre se è impostato su fast questi problemi non ci sono, a discapito però di un maggiore uso della CPU. Poi con i parametri damping possiamo andare a rallentare il movimento del pedale, nel senso che il tempo che impostiamo come attacco, come rilascio sarà quello che impiega il parametro ad andare dal valore minimo al valore massimo, o meglio dal valore precedente a quello nuovo quando muoviamo il pedale o quando cambia lo stato di un altro controller. Vi faccio vedere in pratica cosa succede. Al momento se muovo il pedale d'espressione vedete che se vado dal minimo al massimo passa da 0 a 10 istantaneamente. Se invece imposto questo attack e release al massimo, vedete che se io vado subito al massimo col pedale questo impiega diversi secondi per arrivare al massimo, cioè 10 per l'esattezza, o meglio ne impiega 10 se damping è settato su lineare, perché appunto avrà un andamento lineare. Se invece lo settiamo su esponenziale l'andamento rallenterà verso la fine del movimento, ci impiegherà molto di più per raggiungere il minimo una volta che è lì vicino. Vedete che fino a qui non cambia niente rispetto a prima, ma
ma adesso vedrete che il pallino rallenta il movimento e ci impiegherà ben più di 10 secondi per finirlo. Questa funzione magari è poco utile con un pedale di espressione, ma è molto utile per creare ad esempio dissolvenze fra un effetto e l'altro. Poi magari vi faccio vedere qualche esempio dopo di cosa si può fare. Poi nella sezione mapping possiamo andare a modificare la curva. Start ed end fanno sostanzialmente la stessa cosa di minimo e massimo, però stavolta riferiti appunto alla curva e non al parametro stesso. Nel funzionamento cambia poco, è semplicemente un modo diverso di visualizzarlo. Con mid andiamo a modificare il valore medio, appunto, cioè vedete che alzandolo si alza la parte centrale della curva e quindi significa che ad esempio il pedale di espressione messo a metà corsa corrisponderà al 70% in questo caso anziché al 50%. Con slope possiamo andare a creare questa sorta di S aumentandolo oppure una S capovolta abbassandolo. Il parametro scale inclina la curva, cioè la rende più ripida. Il parametro offset invece la alza o la abbassa. Poi nella sezione auto engage possiamo fare in modo che lo spegnimento o l'accensione del blocco sia comandata dalla posizione del controller. E questo è molto utile ad esempio se vogliamo impostare il pedale di espressione in modo che accenda il WA nel momento in cui andiamo a muovere il pedale, appunto. Con off value andiamo a scegliere sotto o sopra quale valore il pedale si spegnerà, appunto. Di default è impostato al 5%, ciò significa che quando il pedale sarà quasi completamente abbassato, cioè sotto il 5%, il blocco si spegnerà. Con questo parametro però possiamo andare a regolare qual è il range di posizioni in cui il pedale si spegnerà. Cioè ad esempio se lo impostiamo a 49%, ciò significa che il blocco si spegnerà nel momento in cui il pedale sarà poco sotto la posizione intermedia, con un valore compreso fra 0 e 49%. Invece dal 50% in su funzionerà al contrario, cioè si spegnerà quando sarà nella parte superiore del range, cioè tra 52 appunto e il 100%. Come settarlo è più che altro questione di preferenza, c'è chi preferisce che si spenga quando è tutto abbassato, c'è chi invece preferisce che si spenga quando è tutto alzato. Per far ciò basta impostarlo ad esempio al 95%. Poi attraverso il selettore auto engage possiamo scegliere la logica di funzionamento di questo autospegnimento o autoaccensione e ci sono sostanzialmente 6 modalità di funzionamento. La prima parola, in questo caso fast, ma può essere anche mad, medium o slow, sta ad indicare con che velocità il blocco si spegne una volta raggiunto il range in cui deve spegnersi. Impostandolo appunto su fast impiegherà meno di mezzo secondo, con medium circa un secondo e con slow circa 2 secondi. Invece la seconda parola, che può essere pos, position, posizione o speed, velocità, cambia la logica di spegnimento del blocco. Cioè quando impostato su posizione il blocco si spegnerà non appena raggiunge appunto il range impostato da off value, cioè quando scende sotto il 5%. Se lo impostiamo su speed invece il blocco si spegnerà soltanto quando sarà sempre in quel range, ma nel momento in cui sarà fermo in quel range, perché invece se continua a muoversi sempre dentro quel range non si spegnerà, continuerà ad essere acceso. Diciamo che impostandolo al 5% è un po' difficile accorgersi della differenza, ma se ad esempio impostiamo su 49% vi faccio vedere che se io muovo il pedale sempre diciamo sotto il 50% il blocco resta comunque acceso, perché appunto c'è il movimento del pedale che lo tiene acceso. Se invece lo imposto su position, anche se muovo il pedale restando dentro quel range, il blocco rimane spento. La differenza è questa. Una volta che abbiamo chiaro cosa fanno tutti questi parametri e quindi cos'è il modifier, andiamo a vedere invece tutti i tipi di controller che Fractal ci mette a disposizione. E questi li trovate andando appunto a cliccare su controller qui in alto a sinistra.
La prima tab che ci viene presentata è quella tempo pitch. In realtà la sezione tempo non è un controller, ma è appunto l'impostazione del tempo del preset. Stessa cosa, il metronomo non è un controller. È un controller però il pitch, nel senso che possiamo far controllare un parametro dalle note che stiamo suonando fondamentalmente. E già con questa cosa si possono fare un bel po' di cose interessanti. Per fare un esempio, posso andare nel blocco delay e collegare il pitch follower al parametro input gain. In questo modo, con i valori di default, quando suonerò note alte sentirò il delay, quando suono note basse invece il delay sarà praticamente disattivato. Vi faccio sentire. Vedete che qua è molto basso di volume, quasi inesistente. Se invece vado a suonare note alte, sentite cosa succede. Per questo pitch follower non ci sono tanti parametri disponibili, l'unica cosa che si può selezionare è da quale ingresso verrà letto il pitch, appunto. Un altro controller molto potente e molto interessante con cui si possono fare davvero tante cose è l'LFO, ovvero oscillatore a bassa frequenza. Di questi ne abbiamo a disposizione due che hanno due uscite ciascuno. Uscite significa che dallo stesso oscillatore possiamo avere due fasi diverse. Vi spiego fra poco in che modo. Un oscillatore è appunto un qualcosa che fa oscillare il valore del parametro a cui lo andiamo a collegare seguendo un certo andamento, una certa forma d'onda che possiamo selezionare attraverso il selettore type. Sine sarà appunto un'onda sinusoidale, poi abbiamo logaritmico, esponenziale, random, cioè casuale, a dente di sega, un'onda quadra, trapezoide e via dicendo. E la frequenza di questa oscillazione la regoliamo attraverso il parametro rate, oppure andandola a collegare al tempo del preset, in modo che si modifichi da sola la velocità in base al tempo che settiamo, o manualmente o attraverso il pulsante del tap tempo. Poi con depth si regola l'ampiezza di questa oscillazione. Duty cycle è il rapporto fra i valori negativi e positivi dell'onda, però questo parametro in realtà funziona soltanto con alcuni tipi di forme d'onda. A stable beta, che in realtà nel nuovo firmware dell'Axe è stato sostituito dal parametro shape e quindi a breve avverrà la stessa cosa anche su FM9 ed FM3, che va a cambiare la forma della forma d'onda, appunto. Poi in seguito magari andiamo a vedere in che modo. Con output B phase andiamo a variare appunto la fase della seconda uscita dell'LFO. Con iCut possiamo andare ad applicare un filtro all'oscillatore. Ciò significa che quando la velocità dell'oscillatore è maggiore della frequenza a cui impostiamo questo filtro, l'ampiezza dell'oscillazione verrà attenuata, un po' la stessa cosa che succede con un semplice filtro passa basso. E con Quantize possiamo andare appunto a quantizzare l'oscillazione dell'LFO, che quindi anziché essere un'onda continua come una sinusoidale avrà degli scalini. Adesso vi faccio sentire cosa succede modificando questi parametri. Per farvelo sentire bene sono andato a collegarlo ad un semplice blocco volume. In questo modo ho già creato un effetto tremolo. Vedete che già cambiando la forma d'onda cambia il suono, appunto perché abbiamo andamenti diversi. Se vado a diminuire depth, diminuisce l'intensità dell'effetto. Infatti, come vedete,
Diminuendo depth il valore del parametro non andrà più da 0 a 10 ma oscillerà soltanto in questo range limitato. Poi se abbasso duty cycle a 1 ad esempio, vediamo che cambia appunto il tempo in cui il valore resta al massimo rispetto a quello in cui resta al minimo, cioè va al minimo soltanto per una frazione di secondo e poi torna al massimo. Se invece lo imposto al 99% succede il contrario. Poi per spiegarvi a cosa serve l'uscita B dell'LFO e quindi il parametro output B phase, vado a fare la stessa cosa su un secondo blocco volume, a cui vado a collegare appunto l'uscita B di questo LFO, cioè seleziono LFO 1B e per farvelo sentire meglio panno uno a sinistra e uno a destra. Settato per come è adesso, l'uscita B dell'LFO sarà invertita di fase praticamente rispetto all'uscita principale. Ciò significa che quando il primo blocco volume è al massimo, il secondo blocco volume sarà al minimo e viceversa. E quindi praticamente abbiamo creato un effetto autopan. Se invece vado a ridurre questo parametro, ad esempio lo mettiamo a 90, non avrà più una fase invertita ma semplicemente spostata di 90 gradi, ovvero di un quarto di ciclo dell'onda. Andiamo a sentire cosa succede. Se invece lo imposto a 0, saranno praticamente in sync e quindi avremo di nuovo un effetto tremolo. Poi con il parametro iCut, come dicevo, è possibile andare a fare in modo che l'oscillazione diminuisca di intensità nel momento in cui la velocità supera questo valore. Infatti vi faccio sentire cosa succede se lo imposto a 5. In questo modo praticamente è come se il depth diminuisse automaticamente nel momento in cui andiamo ad aumentare il rate. Infine con Quantize andiamo a quantizzare appunto, ma per farvelo sentire meglio uso magari un effetto che si presta di più a questo tipo di andamento. Ad esempio un pitch block. Vedete che non oscilla in modo continuo ma passa da 0 a 25 a 50 75 al 100%, questo perché ho impostato 5 come valore di quantizzazione, cioè significa che l'oscillazione avrà appunto 5 step, se lo imposto su 2 avrò soltanto 2 step, cioè 0 e 100 in questo caso.
Invece vedete che se lo imposto su off non abbiamo più questi scalini, ma sarà un movimento continuo. Poi una versione più evoluta dell'LFO è il sequencer. Questo in sostanza ci consente di, come dire, creare una sorta di curva personalizzata, andando ad impostare i valori di ogni singolo step. Quindi se cliccate sulla pagina sequencer vi si apre questa finestra, dove appunto potete scegliere il numero di step, ovvero da questo parametro stages. In questo caso io ho impostato 16. E per ognuno di questi 16 step potete andare a scegliere il valore che avrà l'uscita di questo controller. E anche questo vi apre un mondo. Ad esempio vi faccio sentire cosa ho creato usando un sequencer più un arpeggiatore nel blocco pitch. Per fare quanto avete appena sentito, in sostanza ho collegato l'uscita del sequencer ad un synth, al parametro shift, cioè quello che setta la nota fondamentalmente. In questo modo il synth genera una nota e questa poi verrà processata dall'arpeggiatore nel blocco pitch, creando appunto questo arpeggio synth. E l'arpeggiatore lo fa seguendo una determinata tonalità e una determinata scala. In questo modo è possibile appunto creare questa progressione di accordi. Io in sostanza vado a cambiare il giro di accordi semplicemente cambiando scena. Vi lascio in descrizione il link a questo preset nel caso vogliate scaricarlo ed utilizzarlo, oppure semplicemente dare un'occhiata a come è costruito, in che modo ho settato tutti i vari controller e modifier, così magari potete avere un'idea su come si costruiscono questo tipo di patch. Poi dopo il sequencer abbiamo la sezione Envelope Manual. L'Envelope Follower sostanzialmente sarebbe un controller che segue appunto l'inviluppo della nota. L'inviluppo non sarebbe altro che, diciamo, la forma d'onda. Non so se ad esempio avete mai visto la forma d'onda di una nota di chitarra in una DAW, in un editor audio. Di solito vedete questo picco iniziale, questa linea dritta, che non è altro che l'attacco della nota, seguito poi da una coda a forma di coda di pesce. In sostanza, l'Envelope Follower è un controller che crea dei valori in uscita che seguono questo andamento fondamentalmente, ed è alla base di alcuni effetti come auto wah o envelope filter, appunto, spesso usati col basso o in chitarre funk. E possiamo andare a crearlo appunto usando un blocco filter. Solitamente gli envelope filter sono o band pass o low pass, e per crearlo basta collegare il parametro frequency all'envelope follower appunto.
In questo modo questo parametro sarà controllato fondamentalmente dalla dinamica di ciò che suoniamo. Magari conviene andare a limitare un po' il range perché altrimenti diventa un po' inudibile agli estremi, quindi magari settiamolo intorno a 150 Hz e 5000 come massimo. Poi andiamo a regolare questi parametri. Threshold è appunto la soglia sopra la quale interviene l'envelope follower. Con attack e release andiamo a regolare sostanzialmente la velocità con cui si apre e si chiude questo filtro. Ad esempio, se impostiamo a 100 millisecondi vediamo che l'attacco diventa più lento. Col parametro gain invece decidiamo di quanto far muovere il controller in base al livello, cioè più sarà alto, più differenza in uscita del controller creerà il nostro segnale. Cioè ad esempio se lo imposto su 1, vedete che qua sul meter non arriva nemmeno a un quarto. Se invece lo alzo ad esempio a 2,5, vedete che la stessa nota già lo fa arrivare a metà. Se lo metto al massimo invece arriva al massimo, appunto. Questi parametri vi conviene regolarli in base alla vostra chitarra e al vostro modo di suonare, anche alla canzone probabilmente, perché suonare degli accordi sicuramente avrà un impatto diverso rispetto a suonare note singole. Poi low cut e high cut sono dei filtri all'ingresso del detector. Ciò significa che se ad esempio alzate il low cut, i suoni sotto questa frequenza non faranno alzare il valore del controller. Una versione più avanzata dell'envelope follower è la DSR, che sta per Attack, Decay, Sustain e Release, appunto. Sostanzialmente la stessa cosa dell'envelope follower, con la differenza però che possiamo andare a settare dei tempi diversi per ognuno di questi aspetti, e questo è un controller che solitamente si trova nei synth. Inoltre possiamo andare a settarlo in modo che per ogni nota l'inviluppo faccia questo ciclo soltanto una volta, oppure metterlo in loop, oppure fare in modo che rimanga nella sezione sustain finché la nota sta suonando, appunto. Vi faccio vedere come. Vedete che il pallino si blocca finché non stoppo la nota. Se invece lo metto in loop, vedete che appunto va in loop. Mettendolo su once invece farà il ciclo soltanto una volta, finché non rileverà un altro attacco. Se impostiamo retrigger su on, il ciclo ripartirà anche se non è finito nel momento in cui andiamo a suonare un'altra nota. Ad esempio, vedete che non arriva alla fine del ciclo. Se invece lo imposto su off, vedete che non riparte il ciclo ogni volta che suono una nota nuova, ma questo succede soltanto una volta che lo ha completato. Se lo mettiamo in modalità loop, sostanzialmente la DSR diventa come un LFO, ma triggerato dalle nostre note, cioè significa che parte nel momento in cui iniziamo a suonare. E questo potrebbe essere un vantaggio in alcuni casi, nei casi ad esempio in cui ci serve che questa oscillazione sia sincronizzata con ciò che suoniamo. Passiamo adesso ai controller, che sono un po' meno creativi tra virgolette, ma molto utili sicuramente per implementare certe funzioni. I primi che troviamo sono appunto i manual, che non sono altro che
5 manopole virtuali che potete usare ad esempio per creare dei macro controlli, cioè ad esempio quello che spesso faccio io quando nel preset ho due ampli identici settati però in modo che siano stereo. In sostanza collego queste 5 manopole ai controlli degli ampli. Ad esempio manual 1 lo collego all'input gain sia dal blocco amp 1 che del blocco amp 2. In questo modo con una sola manopola controllo il gain di entrambi gli ampli. E se poi questo controllo manual lo andiamo a caricare nella pagina performance, appunto con una manopola controlleremo entrambi gli ampli nel caso in cui vogliate che abbiano gli stessi valori. Anzi, non necessariamente gli stessi valori, ma comunque valori proporzionali, diciamo così. Ad esempio ho fatto questa cosa in questo preset, dove ho appunto due ampli che sono identici nelle impostazioni e i controlli di bassi, medi ed alti di entrambi li ho collegati appunto alle manopole manual. In questo caso vedete che in questo momento ho i bassi settati a 5 su entrambi gli ampli. Se vado a spostare questo controllo manual 1, vedete che il valore cambia su entrambi gli ampli. Un altro tipo di controller molto potente è il scene controller e ne abbiamo 4 per ogni preset e ognuno di questi ovviamente può essere collegato a tanti parametri, non soltanto a uno. Grazie a questi scene controller possiamo impostare il valore di un determinato parametro ad un valore diverso per ogni scena, indipendentemente dal canale del blocco. Per fare un esempio, diciamo che nel mio ampli voglio un valore diverso di gain per ogni scena. Non faccio altro che andare a collegare il parametro gain appunto al scene controller. In questo modo il valore del parametro in ogni scena corrisponderà al valore che ho impostato per il controller per ogni scena. Ad esempio qua scena 1 è impostata al 50% e infatti il gain è al 5, a metà. Per la scena 2 è settato a 0 e infatti se andiamo a vedere il gain se ne va a 0 e così via. Poi dicevo che possiamo usare lo stesso scene controller per controllare più parametri, ma questi non necessariamente devono avere gli stessi valori. Infatti possiamo sfruttare i parametri che ci consentono di modificare la curva del modifier per far sì che questi parametri controllati dallo stesso scene controller abbiano dei valori diversi. Ad esempio, se io collego qui l'iCut allo stesso scene controller, se lascio i parametri di default questo avrà appunto gli stessi valori del gain. Se io ad esempio setto il parametro start anziché a 0 lo metto a 50 ad esempio, nella scena 2 in cui il scene controller è settato a 0 io l'iCut ce l'avrò comunque a 5. Col parametro mid andiamo a modificare sostanzialmente il valore di quando il controller è settato al 50% e ciò significa che ad esempio se lo metto a 0 nella scena 1 in cui il controller è settato al 50% avremo il gain a 5 ma l'iCut a 0, quindi come vedete possiamo anche invertire l'andamento dei valori e quindi ad esempio come in questo caso far partire il parametro da un valore più alto per poi farlo abbassare e poi farlo rialzare verso la fine della corsa. Insomma, si può fare veramente la qualsiasi. Cioè, in realtà finché ci manteniamo su soltanto 3 diversi valori per i controller è abbastanza semplice gestire diversi parametri con lo stesso controller, perché per ogni parametro avremo appunto i valori di start, mid ed end con cui potremo settare con molta precisione che valore deve avere quel parametro per quella determinata scena. Se invece vogliamo 4 o più valori diventa un po' più complicato perché c'è da andare a trovare anche i valori nei punti intermedi della curva e non è molto semplice farlo. Bisogna andare a tentativi andando a modificare anche gli altri parametri della curva come slope o scale. Quindi vi consiglio di fermarvi al massimo a 3 valori diversi. Se ve ne servono di più eventualmente usate un altro scene controller per controllare diversi parametri. Poi abbiamo
i control switch, che come funzionamento sono molto simili ai sync controller, con la differenza però che sono soltanto degli switch on-off, quindi non hanno valori intermedi, o acceso o spento, o 0 o 100. Con la differenza però che questi appunto si possono controllare con gli switch della pedaliera, andando appunto a selezionare control switch, e possono essere sia momentanei, cioè che sono accesi soltanto mentre tenete premuto il pulsante, oppure latching, cioè che ogni pressione accende o spegne alternatamente lo switch. E inoltre per ogni scena potete decidere se questo switch deve rimanere allo stesso valore che aveva nella scena precedente, cioè fondamentalmente ignorando il cambio scena, e questo si fa settandolo su last appunto, altrimenti se lo settate su on o off, lo switch appunto si spegnerà o si accenderà in base a come è settato per quella particolare scena. Io solitamente li lascio impostati su last per tutte le scene, perché di solito li uso per controllare cose indipendentemente dalle scene appunto. Infine nella pagina modifiers abbiamo la lista di tutti i modifiers usati nel preset appunto, e da qui possiamo andare a modificarli semplicemente cliccandoci sopra, senza bisogno di andare a vedere in ogni singolo blocco cosa è collegato a cosa. Un utente qualche giorno fa mi ha chiesto se è possibile usare un pedale di espressione per controllare diverse cose all'interno di un preset, ad esempio un wah e un whammy, oppure un wah e un pedale volume. Ci sono diversi modi per fare questa cosa, dipende dalle vostre esigenze fondamentalmente. Nel caso in cui i due blocchi siano posizionati nello stesso punto in catena, il modo più efficiente per farlo è quello di piazzare i due blocchi in parallelo e usare un blocco multiplex per selezionare quale dei due sta funzionando in quel momento, come in questo caso in cui abbiamo sia il wah che il whammy posizionati ad inizio catena. In sostanza si collega il pedale di espressione al parametro control di entrambi, e quindi se non avremmo il blocco multiplex praticamente funzionerebbero entrambi contemporaneamente. Creando questo suono che magari non è proprio quello che cercavate. Se invece mettiamo il blocco multiplex, possiamo andare a selezionare quale fila è attiva, cioè row 1 sarà il wah, row 2 sarà il blocco pitch appunto, e possiamo andare a selezionarlo cambiando il canale del multiplexer. Ad esempio imposto il canale A su row 1, il canale B su row 2, e poi magari vado ad impostare uno switch della pedaliera per controllare il canale del multiplexer appunto. Ad esempio se lo imposto così, vedete ho selezionato categoria effetto, funzione channel toggle, cioè la funzione che permette di alternare fra due canali ad ogni pressione del tasto, effetto selezionato multiplexer 1, come canale primario il B, che è quello che viene segnalato dal LED come attivo sostanzialmente, e visto che come etichetta ho usato whammy, il canale B corrisponde appunto a quando è attiva la fila corrispondente al blocco pitch, e quindi quando premo il tasto e il LED del tasto acceso avrò attivo il blocco pitch. Se invece lo spengo controllerò il wah. Inoltre potete rendere la selezione del canale del multiplex indipendente dalle scene semplicemente attivando la funzione Scene Ignore qui in basso a destra. Se invece non volete usare un tasto dedicato a questa funzione, potete anche decidere quale effetto sarà disponibile semplicemente controllando il canale del multiplexer con le scene. Ad esempio possiamo impostare la scena 1 col multiplexer sul canale A e la scena 2 col multiplexer sul canale B. In questo modo la scena 1 corrisponderà al wah, nella scena 2 invece avremo attivo il blocco pitch.
Se invece i blocchi che vogliamo controllare non sono nello stesso punto in catena, come ad esempio in questo caso con il WA ad inizio catena ed il blocco volume dopo l'AMP, ci conviene andare a disattivare l'auto engage per il WA e controllare lo stato di bypass di ognuno di questi due blocchi con un control switch. In questo modo possiamo alternare quale dei due blocchi è bypassato e quale è attivo, e così con quello switch possiamo decidere se controllare il blocco volume o il WA appunto. Anche in questo caso possiamo renderlo indipendente dalle scene andando ad attivare lo scene ignore, o in alternativa anche qui anziché usare lo switch possiamo usare le scene per decidere in quale sarà attiva il WA e in quale il volume. Infine vi spiego perché all'inizio del video vi dicevo perché è meglio collegare il pedale di espressione come external controller anziché selezionare proprio l'ingresso del pedale nel modifier. Almeno secondo me, questa è una mia personale opinione. Intanto vi spiego come fare questa cosa, che si può fare soltanto dall'interfaccia utente della pedaliera. In sostanza dovete cliccare sulla manopola dove c'è scritto Setup nella pagina iniziale, poi andare in MIDI Remote e poi nella sezione External. Lì potete settare ognuno degli external controller ad un qualsiasi ingresso o messaggio MIDI. In questo modo intanto avrete il vantaggio che quando cambiate macchina o quando condividete un preset vi basterà settare da lì l'ingresso per avere mappati tutti i modifier settati su external 1 ad esempio a quello che settate in quel menu, ad esempio nel mio caso pedal 1. E questo vi tornerà utile anche nel caso in cui vogliate cambiare la porta di ingresso del pedale. Ad esempio un giorno decidete che volete usare pedal 2 anziché pedal 1 perché magari nell'1 volete collegare un'altra cosa, uno switch o un potenziometro. In quel modo, anziché andare a modificare tutti i preset e cambiare il settaggio da pedal 1 a pedal 2, vi basterà andare in quel menu e cambiare soltanto una volta quel settaggio. Stessa cosa se ad esempio un giorno decidete di utilizzare un controller MIDI anziché gli ingressi nella pedaliera o nell'AX. In quel modo basterà settare come control external 1 il messaggio MIDI corrispondente anziché pedal 1 appunto. Oppure quando condividete un preset, se quel particolare utente che utilizza quel preset ha il pedale di espressione collegato ad un dispositivo, ad un ingresso diverso dal vostro, molto probabilmente non avrà bisogno di cambiare il settaggio per ogni preset perché gli basterà selezionare il suo ingresso del pedale appunto come external 1. Insomma, diciamo che è molto più pratico e oltre alla praticità ha anche un settaggio in più, ovvero quello di Initial Value, che trovate sempre nella sezione MIDI Remote, però nella pagina General. Vedete che per ogni external controller c'è un settaggio di Initial Value, ovvero valore iniziale. Questo valore iniziale viene usato quando accendete la pedaliera e quando non vi è un pedale collegato all'ingresso corrispondente. E ciò significa che se un giorno ad esempio dimenticate il pedale di espressione a casa, potrete comunque usare i vostri preset senza problemi, nel senso che ad esempio se impostiamo il valore iniziale a 0 saremo sicuri che il blocco WA nei nostri preset lo troveremo spento quando non c'è un pedale di espressione collegato, a differenza di quanto succederebbe invece se utilizzaste l'impostazione pedal 1 anziché external 1 nel modifier. In quel caso lo trovereste acceso e fisso al 100% probabilmente, il che causerebbe un suono non proprio piacevole e vi toccherebbe andare a modificare i preset magari durante il concerto, non avendo la possibilità di muovere appunto il pedale se lo avete dimenticato. Comunque dico, questo alla fine è un mio consiglio, poi fate come volete ovviamente. E con questo penso sia tutto. Se ho dimenticato qualcosa riguardo a controller e modifier o se avete qualche domanda scrivetemela nei commenti e cercherò di rispondervi. Come sempre mettete il like se il video vi è piaciuto ed iscrivetevi al canale. Sono in arrivo tanti altri contenuti riguardanti il mondo Fractal, ma non solo. Se volete scrivetemi anche dei suggerimenti su cosa volete vedere nei prossimi video. E detto questo, ci rivediamo presto. Ciao!